pasta all'uovo fatta in casa. Facile, veloce, che tiene la cottura e che non si rompe. Perfetta per le vostre tagliatelle, fettuccine, lasagne e tanto altro ancora. Utilizzeremo una comunissima macchina Imperia per stendere la pasta, ma naturalmente si può fare tutto con un semplice mattarello. Iniziamo unendo 2 tipi di farina. È importantissimo creare il giusto mix di farine per conferire alla pasta la giusta elasticità, resistenza e gusto. La semola di grano duro conferisce tenuta in cottura e resistenza, mentre la farina di grano tenero dona il sapore e la tenerezza caratteristica della pasta fresca. Una miscela di grano duro e grano tenero 50-50 conferisce alla pasta un ottimo equilibrio. Un altro popolare rapporto è di 2/3 grano tenero e 1/3 grano duro. Tuttavia, un altro vantaggio che si ha aumentando la quantità di semola di grano duro è quello di ottenere una pasta più ruvida. Questa è una caratteristica desiderata per molti tipi di pasta all'uovo e che si perde in parte quando si stende la pasta con una macchina piuttosto che con un mattarello. Per tutte le informazioni relative alle farine che abbiamo selezionato, fate riferimento alla descrizione del video. Ed ora passiamo alle uova. La regola d'oro da seguire è quella di un uovo per etto di farina, ovvero un uovo a porzione. Nel nostro caso facciamo la pasta per 4, quindi 4 uova su 400 g di farina. Tuttavia, le uova si trovano in tutte le taglie, dalla piccola fino all'extra large, come per i vestiti. Ne segue che il peso varierà in maniera sostanziale. Le uova che abbiamo utilizzato sono di taglia larga, per esempio, quindi con un peso che oscilla dai 63 ai 73 grammi. Se seguite la regola di un uovo per etto, scegliete delle uova grandi, come queste, e dalla taglia più simile possibile. Ma se volete la precisione assoluta, allora andate con il peso. Altrimenti fate occhio, mettete le uova in 3/4 della farina e poi aggiungete il resto della farina fino a raggiungere la consistenza finale. E questa è la consistenza finale. L'impasto non è più appiccicoso, ma morbido ed elastico. Ci sono voluti all'incirca 10 minuti. Non ci resta che farla riposare per almeno mezz'ora al fresco e prepararci per stenderla. Ed ora che l'impasto è riposato, stagliamone 1/4 per volta e conserviamo il resto al coperto, ovviamente per evitare che si asciughi. Si inizia formando un rettangolo, schiacciandolo a mano oppure con un mattarello, e quindi lo passiamo al buco più largo. A questo punto vengono fatte delle pieghe a mo' di lettera per conferire una forma più uniforme, andando avanti nella stesura. Ripassiamolo al buco più largo e quindi di volta in volta riduciamo lo spessore della sfoglia passando al buco successivo. Si continuerà in questo modo fino a raggiungere lo spessore desiderato, il quale ovviamente dipende e varierà da pasta a pasta. Nel nostro caso, facendo delle fettuccine, finiremo al penultimo buco, che ci darà una sfoglia di 1 millimetro scarso. Quando serve si staglieranno le estremità per creare una sfoglia perfettamente rettangolare. Quando vedete che la sfoglia diventa troppo lunga, ovviamente la tagliate in proporzione alla lunghezza finale che volete avere per la vostra pasta. Nel nostro caso 25-30 cm. Parlando di fettuccine, la larghezza dovrà essere compresa tra 3 e 5 mm, ovviamente prima della cottura. Di conseguenza selezioneremo l'attacco giusto per questa macchina e quindi diamo una spolverata di farina alla sfoglia e alla macchina e la si passa.
Man mano che formiamo le fettuccine, le adagiamo sul piano, le spolveriamo con semola di grano duro e le facciamo riposare per circa mezz'oretta. È importante, non mettete mai via la pasta fresca appena tagliata, se volete evitare che si attacchi. E se vi serve il piano per continuare a lavorare, usate un mattarello o un bastone, adagiate la pasta su di esso e poi mettete questo bastone tra due sedie. Un altro piccolo segreto della nonna. Ed ecco qui, la pasta è pronta per essere o cotta o messa via per usi futuri. In quest'ultimo caso, mettetela su un vassoio cosparso di farina e avvolgetelo con una busta di plastica prima di metterlo in frigo, così che non si secchi. Per quello che riguarda la cottura, ovviamente la pasta fresca cuoce velocemente. Nel caso delle nostre fettuccine ci vorrà soltanto un minutino e saranno pronte. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale per vedere tutte le nostre ricette per la pasta fresca e molto di più.